Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Fandi Grifols Italia SPA. Ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cosa Fandi? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Fandi durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Fandi? Fandi ha un farmaco a base del principio attivo fattore di von Willebrand più fattore VI della coagulazione umana, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Grifols Italia SPA. Fandi può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Fandi 1000 UI Polv. Per Soluz. Per infusione 1 fiala più 1 siringa pre-riempita Solv. Fandi 1500 UI Polv. E Solv. Soluz. Per Inf. 1 Flac. Polv. Più 1 siringa per. Solv. Più 7 per Ricostr. Fandi 500 UI Polv. Per Soluz. Per infusione 1 fiala più 1 siringa pre-riempita Solv. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Istituto Grifols SA. Concessionario: Grifols Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: fattore di von Willebrand più fattore VI della coagulazione umana. Gruppo terapeutico: antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento e prevenzione di episodi emorragici in soggetti con emofilia A, deficit congenito di fattore VI. Trattamento del deficit acquisito di fattore VI. Trattamento degli emofilici A con anticorpi contro il fattore VI, inibitori. Trattamento e prevenzione di episodi emorragici in soggetti con malattia di von Willebrand, quando il trattamento con la sola desmopressina, DAB, ha inefficace o controindicato. Posologia: la terapia deve essere intrapresa sotto la responsabilità di un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia. Posologia: emofilia, monitoraggio del trattamento. Durante il corso del trattamento, si consiglia di determinare accuratamente i livelli di fattore VI, per adattare la dose da somministrare e la frequenza di ripetizione delle infusioni. I singoli pazienti possono dare risposte diverse per il fattore VI, mostrando emivite e recuperi diversi. Poiché a copyright la dose è basata sul peso corporeo, può essere necessario un aggiustamento delle dose nei pazienti sottopeso o sovrappeso. Nel caso di interventi chirurgici maggiori, in particolare, è indispensabile un preciso monitoraggio della terapia di sostituzione per mezzo di test della coagulazione, attività plasmatica del fattore VI. Posologia: la dose e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità del deficit di fattore VI, dalla localizzazione e dall'estensione dell'emorragia e dalle condizioni cliniche del paziente. Il numero di unità di fattore VI somministrate viene espresso in unità internazionali, UI, che sono correlate agli attuali standard OMS per prodotti a base di fattore VI. L'attività del fattore VI nel plasma viene espressa in percentuale, relativamente al plasma umano normale, o in unità internazionali, relativamente a uno standard internazionale per il fattore VI plasmatico. Una unità internazionale, UI, di fattore VI equivale alla quantità di fattore VI in 1 ml di plasma umano normale. Trattamento secondo richiesta. Il calcolo del dosaggio richiesto di fattore VI si basa sulla evidenza empirica che un'unità internazionale, UI, di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività plasmatica del fattore VI del 2,1 più 0,4% dell'attività normale. La dose necessaria si determina applicando la formula seguente: unità necessarie UI uguale peso corporeo chilogrammi x aumento desiderato di fattore VI per 100 UI/VL x 0,5. La quantità da somministrare e la frequenza delle somministrazioni devono sempre tendere al raggiungimento dell'efficacia clinica nel singolo caso. Nel caso dei seguenti eventi emorragici, l'attività del fattore VI non deve scendere al di sotto dei livelli di attività plasmatica indicati, in percento del normale UI/VL, nel tempo indicato. La seguente tabella può essere usata per guidare il dosaggio negli episodi emorragici e in chirurgia.
Grado dell'emorragia / tipo di procedura chirurgica. Livelli di fattore VI necessari per 100 UI/VL. Frequenza delle somministrazioni, ore, / durata della terapia, giorni. Emorragia. Emartro recente, emorragia intramuscolare o nel cavo orale. 20 a 40. Ripetere ogni 12-24 ore. Almeno uno giorno, fino a quando l'episodio emorragico evidenziato dal dolore sia risolto, oppure si ha cicatrizzazione. Emartropia esteso, emorragia intramuscolare o ematoma. 30 a 60. Ripetere l'infusione ogni 12-24 ore per 3-4 giorni o più, finché copyright non si risolvano il dolore e lo stato acuto di disabilità. Emorragie comportanti pericolo di vita. 60 a 100. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore, finché copyright il pericolo non ha stato superato. Chirurgia. Chirurgia minore, incluse le estrazioni dentarie. 30 a 60. Ogni 24 ore, almeno uno giorno, fino alla cicatrizzazione. Chirurgia maggiore. 80 a 100. Pre- e postoperatorio. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore fino all'adeguata cicatrizzazione della ferita, poi terapia per almeno altri 7 giorni per mantenere un'attività di fattore VI dal 30 a 60% UI/VL. Profilassi. Per la profilassi a lungo termine delle emorragie in pazienti con emofilia grave, le dosi usuali vanno da 20 a 40 UI di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo, ad intervalli di 2-3 giorni. In alcuni casi, specialmente nei soggetti più giovani, può essere necessario ridurre gli intervalli tra una dose e l'altra o somministrare dosi più elevate. Malattia di von Willebrand. Generalmente, 1 UI/kg di WWF. RCO aumenta il titolo in circolo di WWF. RCO di 0,02 UI/ml, 2%. Devono essere raggiunti dei livelli di WWF. RCO 0,6 UI/ml, 60%, e di VI. C 0,4 UI/ml, 40%. Di norma, per conseguire l'emostasi si raccomanda di somministrare 40-80 UI/kg di fattore von Willebrand, WWF, RCO, e 20-40 UI/kg di VI, C. Una dose iniziale di 80 UI/kg di fattore von Willebrand può essere necessaria, soprattutto per pazienti con malattia di von Willebrand di tipo 3, dove il mantenimento di titoli adeguati può richiedere dosi più elevate rispetto agli altri tipi di malattia di von Willebrand. Dosi adeguate devono essere somministrate successivamente ogni 12-24 ore. La dose e la durata del trattamento dipendono dalla condizione clinica del paziente, dal tipo e dalla gravità dell'emorragia e dai livelli di WWF, RCO e di VI, C. Quando si usano preparati di fattore von Willebrand contenenti VI, il medico deve essere informato che un trattamento protratto può determinare un aumento eccessivo del titolo di VI, C. Dopo 24-48 ore di trattamento, è opportuno ridurre la dose e o aumentare l'intervallo di tempo tra le somministrazioni o impiegare un prodotto di WWF contenente un basso titolo di VI per evitare un eccessivo aumento dei livelli di VI, C. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Fandi nei bambini sotto 6 anni non sono state stabilite. Modo di somministrazione. Uso endovenoso. Il prodotto deve essere somministrato ad una velocità non superiore a 10 ml/minuto. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipersensibilità. Sono possibili reazioni di ipersensibilità di tipo allergico con Fandi. Il prodotto contiene tracce di proteine umane diverse dal fattore VI. Se insorgono sintomi di ipersensibilità, bisogna avvertire i, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non si conoscono interazioni dei prodotti a base di complesso VI/WWF umano con altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Fandi durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Fandi durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati condotti studi col complesso VI/WWF sulla riproduzione animale. A causa della rarità dell'emofilia nelle donne, non ha disponibile esperienza riguardo l'uso del fattore VI durante vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Fandi non altera la capacità di guidare e di usare macchinari.
Effetti indesiderati. Sommario del profilo di sicurezza. Raramente sono state osservate reazioni di ipersensibilità o allergiche, che possono includere angioedema, bruciore e dolore acuto nel sito di infusione, brividi, arrossamento, orticaria diffusa. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi da sovradosaggio con l'uso di complesso umano FI/WWF. In caso di grave sovradosaggio possono verificarsi eventi tromboembolici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici. Fattori della coagulazione del sangue. Von Willebrand fattore VI della coagulazione in associazione. Codice ATC. B02DD06. Il complesso fattore VI/fattore von Willebrand ha formato da due proprietà farmacocinetiche. Il decadimento dell'attività del fattore VI nel plasma segue una cinetica esponenziale a due fasi. In pazienti con emofilia A, trattati con Fandi nel contesto di uno studio clinico, l'Emivita, dati preclinici di sicurezza. Il fattore VI e il fattore von Willebrand plasmatici, principi attivi di Fandi, sono dei normali costituenti del plasma umano ed agiscono analogamente alle proteine endogene. I test di tossicità, elenco degli eccipienti: istidina, albumina umana, arginina, acqua per preparazioni iniettabili, solvente, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Fandi a base di fattore di von Willebrand più fattore VI della coagulazione umana sono: Fandi, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.